Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche per amore e passioni di marzo 2025. Abbiamo la carta del Papa. Amici del Toro, giocate un po' in casa. Quando c'è la carta del Papa si parla di un qualche tipo di ufficializzazione che potrebbe avvenire, normalmente è una carta che è collegata ai matrimoni o appunto alle feste che ufficializzano. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per voi. Partiamo da un 3 di coppe, ragazzi, un 4 di pentacoli, un 4 di coppe, abbiamo un 6 di bastoni, che è un po' l'arcano minore del Papa che avete già qui. Abbiamo un 3 di pentacoli, quindi 3 e 4 di pentacoli, 3 e 4 di coppe. Poi abbiamo un 9 di pentacoli, otto di bastoni e 2 di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere l'energia un po' generale del mese e poi andiamo a fare i vari esempi per i single, per le persone che sono in una relazione da poco tempo, per chi lo è da molto tempo e via dicendo. Allora, partiamo da questo 3 di coppe. Io qui sento come aria di festeggiamenti, devo dire. Aria di, sì, riconoscimenti anche per qualcuno. Partiamo dal 3 di coppe. Allora, 10 di coppe, sì, ma sento festeggiamenti. Re di bastoni, eremita e 2 di coppe. C'è come o una riunione familiare o una riappacificazione o qualche tipo di questione che viene, mi viene da dire, risolta con saggezza, con lungimiranza. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli perché fa riferimento a qualche cosa a cui voi vi state attaccando. 4 di coppe che avete già qui e un fante di coppe, come se ci fosse un'offerta che vi state aspettando e per qualcuno potrebbe non arrivare esattamente l'offerta che vi state aspettando. Sapete, molto, poi ovviamente ognuno ha la propria realtà, quindi adattate voi la lettura, però molto qui mi parla di una relazione a tre. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 7 di spade e torre.
È come se qui, ragazzi, venisse fuori qualche cosa che poi fa crollare un certo tipo di certezza. Potrebbe essere collegato a questo fante di coppe, quindi essere quell'offerta di cui vi parlavo prima, quella chiacchiera, quell'avvicinamento che magari voi vi aspettate, ehm, e che insomma. Ho come l'idea che il mese parta bene, come se ci sia qualche cosa, scusate, qualche cosa da festeggiare, appunto, però è come se non fosse completo questo festeggiamento, mancasse qualche cosa. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 5 di coppe e 2 di pentacoli. Non lo so, ragazzi, ho la sensazione che qualcuno potrebbe prendervi in giro nel mese di marzo. Perché qui abbiamo questo fante di coppe che parla di qualcuno che si fa un po' prendere dal momento e quando fa offerte, quando fa promesse, quando dice qualcosa, lo dice preso dall'entusiasmo del momento, non perché in realtà abbia razionalizzato, pensato e fatto una scelta consapevole. E poi queste carte, io come... Datemi una carta per il 7 di spade. Regina di bastoni. E qui avete il re di bastoni, eh. Datemi una carta per la torre. Giustizia. Guardate, ho l'idea che potrebbero nascondervi il fatto che un matrimonio, un legame sia ancora in piedi. Ovviamente questo messaggio non risuona per tutti, ragazzi, però iniziamo con un'energia a tre. Abbiamo tre persone, qui c'è un re di bastoni, una regina di bastoni, questo fante che mi parla un po' di immaturità, di ingenuità. E poi soprattutto questo 2 di pentacoli che parla di storie, di cose che si ripetono nel tempo. E considerato che abbiamo un 5 di coppe, ci può anche essere una sensazione di colpa o di anche rassegnazione per qualcuno. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 3 di spade e fante di pentacoli. Sento come se mancasse un progetto di coppia. Oppure potrebbe esserci un qualche tipo di tema legato, ehm, allora per qualcuno potrebbe essere legato alla casa e per qualcun altro potrebbe essere legato al fatto che si sta idolatrando l'altra persona o la relazione, eh. Anche se siete single, vi piace una persona, ci sono diverse energie, adesso poi farò tutti i vari esempi, però è come se steste mettendo questa persona o la relazione o una certa situazione su un piedistallo, cioè gli state dando più valore di quello che realmente ha. Andiamo a vedere questo 9 di pentacoli. Asso di coppe. E 6 di spade, datemi una carta per il 6 di spade. Due di spade. 9 di pentacoli mi parla di molta indipendenza, autonomia. Tecnicamente la carta del single e qui abbiamo un altro single, l'eremita. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Asso di bastoni e 5 di bastoni. È come se si stesse cercando di instaurare un qualche tipo di comunicazione. E vi dirò che potrebbe anche con questo 8 di bastoni arrivare qualche tipo di notizia che finalmente, terminando con questo 2 di coppe, porta come a una soluzione, a un punto di incontro. Andiamo a vederlo.
8 di coppe, che è la carta dell'eremita, ha la stessa energia. Poi abbiamo un sole e un 10 di spade. Sento, ragazzi, che con questo 10 di spade è come se finisse un ciclo di sofferenza per iniziare a brillare ed andare verso mete più alte. Tutto sommato si finisce bene, eh? Allora, partiamo dai singoli, insomma, io credo che qui ci sia da festeggiare partendo con questo 3 di coppe, il 10 di coppe, insomma, ci sono tante coppe, devo dire, però ho anche la sensazione che effettivamente la persona che state conoscendo o che avete in testa, o se non ce l'avete in testa adesso perché non avete nessuno, potrebbe entrare a marzo. È facile che o abbia già una relazione in piedi o che stia uscendo da una relazione. C'è comunque già un qualche tipo di realtà in piedi per questa persona. E per qualcuno siete voi che state uscendo da una relazione o che potrebbe appunto solleticarvi durante il mese di marzo una terza persona. No, scusate, voi siete i single, non ci avete nessuno. Vabbè, potrebbe essere che stiate uscendo da una relazione. Il fatto di uscire da una relazione non vuol necessariamente dire, ah no, ma tanto io, faccio un'ipotesi, ho lasciato indietro questa persona 6 mesi fa e poi siete tutti i giorni a pensare a questa persona. In realtà non l'avete lasciata indietro. Magari fisicamente c'è stato un distacco, però a livello energetico siete ancora lì con quella persona. Quindi ci si stacca realmente da qualcuno quando fisicamente non si è più insieme, quando mentalmente non mi ritrovo più a pensare a quella persona e quando, nel caso in cui potesse venire fuori l'argomento di questa persona con qualche mia amica, non ho più nessuna reazione a livello emotivo, cioè mi è indifferente. Ok? Non ho nessuna emozione né nel bene né nel male, cioè nel senso è come se la cosa passasse in modo neutro. Lì posso dire che il legame con una certa persona è stato interrotto. Ok? Questo è giusto per mm, essere precisi. Allora, devo dire che potrebbero venire fuori delle questioni, soprattutto se state magari frequentando questa persona, può venire fuori nel mese di marzo o questo potenziale divorzio in atto, piuttosto che il fatto che ci siano come dei problemi, no? Perché qui abbiamo un agglomerato di carte che rende molto difficile la visione futura tra voi e questa persona ed è per quello che qui abbiamo questo 3 di pentacoli col 3 di spade e il fante di pentacoli, perché è come se non si riuscisse a vedere un obiettivo comune, un progetto comune. Sento che è anche una relazione, cioè potrebbe essere una relazione o comunque una conoscenza dove effettivamente con questo 2 di pentacoli ci sono come degli alti e bassi. Però qui le carte vi consigliano di avere una comunicazione sana, di non perdervi troppo in quelli che sono i dettagli, ma semplicemente di esprimere voi stessi con la carta del sole. Per certi versi mi dice anche che avete bisogno di diventare prima amici di questa persona per poi far sviluppare le cose, ma io credo che un punto di incontro l'ho trovato, un punto di unione. Tenete presente che il 2 di coppe è la carta per eccellenza che ci parla del fidanzamento e qui abbiamo un asso di coppe. Quindi per qualcuno potrebbe effettivamente scattare l'innamoramento, ragazzi, ok? Però io ho come l'idea che per voi ci sia una difficoltà probabilmente a entrare in comunione con qualcuno. Tenete presente che iniziate col 2 di coppe e finite col 2 di coppe. È come se sì, c'è questa conoscenza, questa frequentazione, ma poi c'è qualche pensiero di troppo da parte vostra sul ma sarà la persona giusta per iniziare una relazione? Sto tanto bene single, ho certi vantaggi. Sapete, è un po' come vale veramente la pena per questa persona? Ecco, forse marzo può essere un momento dedicato a questo tipo di domanda.
Ehm, Vi dico che la persona potrebbe avere qualche vena artistica, giusto per darvi qualche indicazione. Se siete in coppia, ragazzi, allora qui potrebbe esserci una terza persona che arriva a solleticarvi. Ehm, Oppure, se avete una relazione con qualcuno, può essere che questo qualcuno a marzo vi sveli che effettivamente o sta uscendo da una relazione, un po' l'esempio che ho fatto prima, sta ancora elaborando, oppure proprio sta ancora divorziando. Tenete presente che c'è un 7 di spade, quindi effettivamente potrebbero esserci delle cose non dette, piuttosto che delle mezze verità. Quando uno elude una risposta, evita di rispondere o magari vi fa un'altra domanda, è un modo di evitare di rispondere. E di solito quando è così è perché o la persona non sa cosa rispondere o vuole evitare la questione. Se non sa cosa rispondere ci può pensare un attimo e dirlo. Se vuole evitare la questione, quello è un campanello d'allarme, secondo me. Poi possono esserci X motivi, e magari uno non ha piacere di parlare di certe cose, quindi va anche rispettato, però in questo caso sento come se ci fosse qualche cosa da nascondere e sento che non è la prima volta, cioè io credo che abbiate bisogno di un obiettivo comune alla coppia. Questo è quello che manca a voi per, tra virgolette, fidarvi e affidarvi all'altra persona, perché comunque un sentimento c'è, la relazione io credo che sia anche abbastanza giocosa, gioiosa, piacevole stare con questa persona, però diciamo che può migliorare effettivamente la comunicazione, il modo di dire le cose, anche perché qui avete un 7 di spade e qui avete un 8 di bastoni, quindi se qui si celava qualche cosa, qui si svela qualche cosa. E potrebbe essere quel qualche cosa che mette fine ad un periodo appunto di sofferenza e vi porta verso questo 2 di coppe, verso mete più alte. Tenete presente che la carta del Papa è il portare a conoscenza della società di un'unione, cioè come l'ufficializzazione. Poi va bene, lasciate stare il Papa nella nostra religione, però è come se fosse l'autorità, ehm, come vi posso spiegare? È l'autorità divina, mettiamola così, che ufficializza una relazione, come se fosse l'autorità massima in questo caso, no? Ed è sempre riferito al fatto che un'alleanza, un qualche tipo di evento sociale viene reso pubblico. Sì, tipo un matrimonio proprio. Potrebbe anche essere una convivenza certe volte, però non lo so. Sento che qualche cosa si muove, ragazzi. In realtà proprio sì, c'è la possibilità che il discorso sia una casa per la serie. ehm, Va bene, ci siamo frequentati o ci stiamo frequentando da un po', adesso è ora di mettere mano a quel progetto futuro, come vi dicevo un po' prima, no? Avete come bisogno di concretizzare, ci deve essere qualche cosa oltre le chiacchiere che vi dà questa stabilità e questa sicurezza del 4 di pentacoli con questa persona. Ok, se per caso siete in una relazione un po' ambigua, mettiamola così, ehm, beh, innanzitutto vi dico che potrebbe arrivare un colpo basso, potrebbe arrivare una notizia che non vi farà troppo piacere o potreste scoprire qualche cosa dell'altra persona. C'è come qualcosa di losco qua, ragazzi. Considerata sia la torre che la giustizia, io credo che è come se ci fosse... A me viene da dire un ultimatum, però non sento un ultimatum, sento più una delusione perché c'è anche un 5 di coppe, dovuto a qualche cosa che è stato nascosto. Mm? È come se
veniste a sapere durante il mese di marzo che l'altra persona vi ha nascosto qualche cosa e questo vi deludesse e non fosse la prima volta che succede. E quindi qui si tratta come di comunicare delle nuove regole, trovare un obiettivo comune. Io devo dire che comunque entro la fine del mese le cose cambieranno in meglio. Credo proprio che cambieranno in meglio, che si troverà un nuovo modo di comunicare, un nuovo punto di incontro. E per qualcuno, qualsiasi sia il gruppo di appartenenza, mettiamola così, diciamo che a marzo ci potrebbe essere un momento di silenzio tra di voi, o meglio, un momento dove sarà privo di azioni da parte vostra. Magari si parla, però è come se aspettaste che sia l'altro a muoversi o a dire che posizione prende, l'altro o l'altra, eh. Va bene ragazzi, andiamo a vedere una di queste carte. Vediamo che altri consigli vi possono arrivare. Io comunque sento che qui l'energia che va per la maggiore è una coppia che esiste già e che in qualche modo potrebbe avere qualche screzio durante il mese, che comunque si risolve bene. Oh, guardate, passione. Ah, mi dice insana chimica. Cioè, sapete, quella proprio irresistibile. Divertimento, piacersi l'un l'altro e poi abbiamo ascensione. Lo sento un po' collegato a questo 8 di coppe perché parla di trascendere gli ostacoli, di espansione, di una nuova fase, di prepararsi per l'unione. Quindi a tutti i single ragazzi, preparatevi, preparatevi perché potrebbe esserci la conoscenza di una persona o l'approfondimento di una conoscenza che già avete, che può magari prima iniziare come un'amicizia e poi rivelarsi qualche cosa di più. Bene, ve lo auguro. Ok, allora qui abbiamo al mare e questa carta numero 7 e questa carta a me piace molto perché indica una sorta di pace, di tranquillità. Vedete che qui il mare è piatto e c'è come una freccia qui che si vede che dà la direzione. È come se ci fosse un procedere nella vita con calma, però un altro significato che io trovo ehm, a questa carta è che anche se il mare sopra è piatto, è calmo, non vuol dire che sotto non ci siano le correnti che si muovono, quindi anche se in apparenza le cose sembrano tranquille, non è detto che effettivamente sotto si muova qualche cosa. Andiamo a vedere ancora una fatina. L'energia della luna. Allora, qui vi dice, se siete confusi, questa fatina arriva per calmare le emozioni, quelle di cui vi parlavo prima, no? Il movimento sotto la superficie, l'acqua è collegata alle emozioni, no? E quindi è come se questa energia vi aiutasse a calmare le emozioni e rassicurasse la pace della mente. Difatti sì, io la pace della mente la sento un po' qua con questo 5 di bastoni che è come se avessi bisogno di essere tranquillizzata, avete un 5 di coppe, avete un 3 di spade, un 2 di spade, quindi ci sono come dei dubbi anche in questo mese, magari proprio inerenti alla persona che avete davanti. Però io sento che con una sana comunicazione, nonostante questa notizia che siete venuti a scoprire, con una buona comunicazione si possono ehm, mettere dei punti saldi per iniziare qualche cosa di serio, secondo me. Perlomeno qualche cosa di pulito. Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti potete contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente avete anche l'opportunità di abbonarvi al canale e
un insieme di tutto quello che ho studiato io, di tutto il materiale, insomma, che è servito a me nel mio percorso di crescita, che io ho riordinato, per adesso sono 4 playlist in ordine numerico, per aiutarvi, per facilitarvi nel vostro percorso di crescita. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!